Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante tu ne possa sognare nella tua filosofia. Scriveva così nell'Amleto Shakespeare. La versione tradizionale della storia ci racconta come dopo la fine dell'ultima era glaciale, circa nel 9600 a.C., su loro iniziativa i nostri antenati cacciatori-raccoglitori improvvisamente iniziarono a coltivare e ad allevare il bestiame, a creare insediamenti sempre più grandi e infine città, fino a quando nacquero le prime civiltà circa 6.000 anni fa, nel 4000 a.C. C'è un fatto però che sta cambiando radicalmente queste nostre convinzioni. Le nuove scoperte archeologiche e non solo continuano a spingere indietro nel tempo, nel vero senso della parola, questa data. Una di queste scoperte, in grado di modificare la nostra storia, è stata compiuta nell'isola di Giava. Si tratta di una delle scoperte archeologiche più affascinanti e controverse dei tempi moderni, al punto da mettere in confusione gli archeologi ufficiali e a mettere in discussione tutto quanto ci è stato insegnato fino ad oggi sulla preistoria dell'umanità. Nel 1890 l'esploratore e storico olandese Roger Verbeek riportò in un suo libro l'esistenza in Indonesia di un sito megalitico estremamente suggestivo. Nel 1914 fu l'archeologo olandese Nicolaas Johannes Crom a riproporlo nuovamente in una sua pubblicazione, ma il sito sarà ignorato fino al 1979, quando un gruppo di agricoltori locali lo riscoprì e riportò all'attenzione mondiale. La struttura si trova a 30 km a sud-ovest della città di Cianjur, nella provincia di Giava occidentale in Indonesia, e veniva chiamato dai locali Gunung Padang, ovvero la montagna dell'illuminazione. Gunung Padang è stata riconosciuta come un sito modellato da mano umana in tempi estremamente antichi e soprattutto censita nel 1998 come un luogo di interesse locale dal Ministero dell'Istruzione e della Cultura indonesiano. Questa nuova attribuzione ha permesso di iniziare una nuova serie di ricerche e studi che hanno gettato nuova luce sulla storia delle civiltà antiche. Si tratta di una struttura piramidale a gradoni, costruita con blocchi di andesite e posizionata a 885 metri sul livello del mare. Il sito sorge su una collina, un vulcano spento, in una serie di 5 terrazze delimitate da muri di sostegno in pietra a cui si accede tramite 370 gradini di andesite, che si innalzano di circa 95 metri con un'inclinazione di 45 gradi e una lunghezza di 110 metri. È ricoperto da massicce colonne esagonali naturali di pietra vulcanica. I locali provano ancora oggi soggezione per questa collina e per l'aura di mistero che ancora la attornia. Pellegrini da tutto il paese, infatti, ogni anno si recano a Gunung Padang per onorare lo spirito della montagna, purificandosi presso un'antica sorgente che si trova alla sua base prima di risalire la collina per 110 metri. Le 5 terrazze artificiali sono una rettangolare e 4 trapezoidali e si trovano ad altezze successivamente più elevate. I terrazzamenti giacciono lungo un asse centrale longitudinale nord-ovest-sud-est. Sono piattaforme chiaramente artificiali create abbassando i punti più alti e riempiendo i punti più bassi con materiale di riempimento fino a ottenerne una superficie piana. I perimetri della terrazza sono costituiti, inoltre, da muri di sostegno perimetrali formati da colonne poligonali vulcaniche impilate orizzontalmente e montate verticalmente come fossero dei pali. Il basalto colonnare di Gunung Padang è stato modellato, tagliato e riconvertito in blocchi utili alla realizzazione del sito che possiamo osservare ancora oggi.
Tra le masse disordinate di pietre si possono vedere ancora su tutta la collina le tracce delle antiche strutture come tumuli, stanze rettangolari e lunghe pareti di contenimento con blocchi di circa 1,5 metri. Si è stimato che sul posto siano presenti almeno 50.000 blocchi di andesite e che mediamente pesino 1/3 di una tonnellata. Il fatto curioso è che buona parte non è originario di quella zona, ma di un'altra regione, così come evidenziato ad esempio dai primi studi sul sito fatti nel 2012 dal professor Ali Akbar, e che siano stati trasportati inoltre sulla sommità della collina, coprendo un'area di almeno 37 ettari pari a circa 53 campi da calcio. Nonostante la sua complessità e bellezza, solo negli ultimi anni il sito ha attirato realmente l'attenzione della comunità scientifica e del pubblico mondiale, grazie soprattutto a nuove ricerche e analisi, come quelle ad esempio condotte da Graham Hancock o Andrew Collins, che ne hanno rivelato l'incredibile antichità nonché la complessità di questo sito. Ad oggi non sono state trovate sepolture e scheletri umani, quindi gli archeologi escludono che possa essere stato, almeno per ora, un luogo di sepoltura. Ciò che è emerso fin dalle prime indagini ufficiali ci dice che la struttura è stata costruita in fasi diverse e con tecniche complesse e sofisticate nel corso di svariati millenni. Dopo l'unità 4 scolpita durante l'era glaciale, quindi almeno nel 16.000 a.C., il sito è stato abbandonato per migliaia di anni. Successivamente, intorno al 7.900-6.100 a.C., l'unità 3 è stata deliberatamente sepolta con terreno di riporto. Questo dato ci ricorda molto ciò che era avvenuto a Göbekli Tepe. Le fasi successive hanno visto la costruzione di pilastri in pietra, gradini e terrazze con l'unità 2 completata tra il 6000 e il 5500 a.C. L'unità 1 è invece più giovane di alcune piramidi egiziane, essendo stata terminata tra il 2000 e il 1100 a.C. Per quanto riguarda le teorie sull'origine di Gonum Padang, sono state proposte diverse ipotesi non del tutto concordi tra loro. Le 3 principali sono le seguenti. La prima, la teoria tradizionale, che sostiene come Gonum Padang sia un sito megalitico costruito da popolazioni locali tra il 500 a.C. e il 1500 d.C. come luogo di culto e di osservazione astronomica. Questa teoria si basa sulle analogie con altri siti megalitici dell'Indonesia e sulla datazione a radiocarbonio dei resti organici trovati sulla superficie. La seconda teoria, definita teoria alternativa, propone come Gonum Padang sia la più antica piramide conosciuta al mondo, costruita da una civiltà sconosciuta tra i 16.000 e i 27.000 anni fa, come dimostrerebbero le analisi geofisiche e le datazioni a radiocarbonio dei materiali sepolti sotto la superficie. Questa teoria si ispira alle ipotesi di Graham Hancock e Robert Schoch, che ritengono che esistano prove di una civiltà preistorica avanzata distrutta da un cataclisma globale. Infine, l'ultima teoria, detta teoria intermedia, suggerisce come Gonum Padang sia il risultato di una stratificazione di diverse fasi costruttive che si sono sovrapposte nel corso dei millenni, a partire da una base piramidale antichissima fino a una sommità megalitica più recente. Questa teoria si basa sui risultati del team di ricerca indonesiano del dottor Nata Wijaya, che ha rilevato la presenza di camere, artefatti e iscrizioni sotto la superficie che testimonierebbero la complessità e soprattutto l'antichità del sito.
Ciò che rende Gunung Padang così straordinario è la sua costruzione, realizzata con decine di migliaia di blocchi di andesite pentagonali, detti giunti colonnari, e che dimostrano un notevole ingegno architettonico da parte dell'antica società di cacciatori e raccoglitori, se proprio vogliamo attribuirla a loro, che la realizzò. Questa struttura sembra essere stata costruita lavorando in armonia con le condizioni locali, sfruttando la ricca risorsa naturale delle colate laviche che si erano raffreddate e avevano formato l'andesite e il basalto colonnare, per andare poi a creare il primo strato della piramide. La scoperta più sorprendente è emersa però dalla datazione a radiocarbonio, che ha indicato come la struttura possa essere considerata la più antica piramide conosciuta al mondo, con un'origine che potrebbe risalire, ci dicono i dati, tra i 16.000 e i 27.000 anni fa. Questo significa che Gunung Padang sarebbe stata costruita molto prima delle piramidi egizie, Maya e Azteche e ben 12.000 anni prima di Göbekli Tepe, e rappresenterebbe una testimonianza incontrovertibile di una civiltà preistorica sconosciuta. Parole da non prendere alla leggera e che sembrerebbero trovare una loro conferma con alcune pubblicazioni scientifiche di cui parleremo a breve. Prima però di tali rivelazioni, la comunità scientifica aveva discusso per un secolo in merito alla possibilità che la struttura potesse rappresentare una formazione geologica naturale. Tra il 2011 e il 2015 però il geologo Danny Hilman Natavijaja dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca e l'Innovazione indonesiana ha guidato un gruppo di archeologi, geofisici e geologi per comprendere la natura di questa struttura e soprattutto andare letteralmente a fondo a questo antichissimo mistero. Anzitutto sono stati studiati quelli che apparentemente risultavano essere dei sedimenti di una malta artificiale di circa 5 cm che era stata deliberatamente posta tra un pilastro e l'altro in molte delle strutture di contenimento o muri perimetrali. Questo è stato un primo punto che ha portato il dottor Natavijaja a voler indagare ancor più in profondità e quindi a utilizzare una serie di strumenti estremamente sofisticati per sondare e scandagliare il terreno e far emergere la vera origine di questa struttura. Usando i georadar per acquisire immagini del sottosuolo, carotaggi e tecniche di scavo in trincea, Natavijaja e i suoi colleghi sono stati in grado di sondare i primissimi strati di Gunung Padang, ovvero quelli sotterranei che si estendeva su 9 piani, cioè circa 30 metri sotto la superficie, ciò che era invisibile all'occhio umano. Per assicurarsi che la datazione a radiocarbonio fosse accurata e non falsata da contaminazioni, il team di Natavijaja si è mosso per prelevare campioni di terreno e dalle pareti delle trincee che fossero il più genuini possibili e non fossero quindi stati contaminati da radici dell'attuale vegetazione o dagli stessi processi dei carotaggi. I ricercatori hanno ottenuto dei risultati davvero sconcertanti, quanto per molti impossibili, ma dimostratisi reali in numerose e successive verifiche. Un'altra scoperta affascinante è stata quella relativa alle analisi geofisiche, che hanno rivelato la presenza di almeno 3 camere sotterranee collegate tra loro e di artefatti sepolti sotto la superficie, che confermano come Gunung Padang sia stata costruita in diverse fasi, con la parte più profonda e antica situata a circa 30 metri di profondità nel terreno. Questo significa che Gunung Padang è una struttura stratificata che nasconde molti segreti e misteri ancora da svelare. Le ricerche archeologiche hanno evidenziato anche la presenza di quelli che sembrerebbero essere simboli e iscrizioni incisi sui blocchi di andesite, che potrebbero quindi rappresentare una forma di scrittura o di comunicazione degli antichi costruttori.
Queste scoperte sono molto importanti per la comprensione della storia e della cultura dell'Indonesia, ma anche ovviamente dell'umanità, e aprono nuove domande e sfide per la ricerca scientifica. Non scordiamoci poi come un territorio molto più esteso di questa zona del pianeta, prima della fine dell'ultima glaciazione, si trovasse alla luce del Sole e fosse denominata Sunda o Sundaland. Tra le teorie di cui parlavamo, una sembra aver trovato una soluzione lo scorso 20 ottobre 2023, quando un paper scientifico pubblicato su Archaeological Prospection e a firma del dottor Nata Vijaya e dei suoi collaboratori ha raccolto tutti gli elementi e le indagini scientifiche e archeologiche emerse e verificate nel corso degli anni, non solo confermando la presenza di ampie camere e artefatti sotto la collina, ma dimostrando anche de fatto come l'intera struttura sia stata plasmata dalla mano umana in diversi periodi storici e come tutti i riscontri scientifici dimostrino come la sua costruzione sia iniziata tra i 16.000 e i 27.000 anni fa, rendendo il sito più antico rispetto a Göbekli Tepe in Turchia, che è datato a circa 11.000 anni fa. In quest'ultimo caso ricordo come l'intera collina turca sia una stratificazione di più strutture, almeno 11 quelle ad oggi identificate sottoterra con il georadar e costruite e sepolte nel corso di svariati millenni, e come la parte studiata e scavata sulla sommità sia solo la più recente. La pubblicazione dell'articolo scientifico su Archaeological Prospection può scuotere i pilastri della nostra conoscenza storica e porsi come un nuovo spartiacque tale da doverci inesorabilmente far riscrivere il nostro passato. Ovviamente però è passata quasi del tutto inosservata ai media, soprattutto quelli italiani quanto quelli internazionali, ma l'esplosività delle risposte contenute all'interno di questo studio scientifico lasceranno sicuramente non solo molti dibattiti, ma potrebbero portare a retrodatare ulteriormente la nostra comprensione del genere umano e di ciò che definiamo civiltà. Gli antichi costruttori di Gunung Padang dovevano possedere notevoli capacità e conoscenze, sia costruttive che ingegneristiche, che non si allineano ovviamente con le tradizionali asserzioni attribuite alle culture di cacciatori-raccoglitori. Inoltre dovevano avere una certa conoscenza dell'astronomia, della geologia e della matematica per poter realizzare una struttura così imponente e armoniosa. Infine, dovevano quasi sicuramente attribuire un'importanza significativa al sito, forse per motivi religiosi, culturali o simbolici, spingendoli a occuparlo e modificarlo ripetutamente per numerosi millenni. Questi ritrovamenti sfidano la visione tradizionale delle capacità e delle possibilità ad oggi note e attribuite alle società di cacciatori-raccoglitori, dimostrando come prima della fine dell'ultima era glaciale sia esistita una o forse più civiltà sparse per il globo con un alto livello di conoscenze e organizzazione sociale, così come ci raccontano i miti del diluvio che troviamo in tutto il pianeta. Nulla sappiamo della loro cultura o religione, né tantomeno del perché Gunung Padang abbia rivestito un ruolo così unico per questa gente. Ovviamente le scoperte del dottor Nata Vijaya non sono state accettate dal mondo accademico ufficiale fin dai suoi albori, ma certamente la pubblicazione su una rivista scientifica, con le approfondite revisioni che questo comporta prima che un testo possa vedere la luce, cambia radicalmente le carte in tavola. Il fatto che Gunung Padang sia una struttura creata dall'uomo non è più messo in discussione. Gli archeologi trovano però difficile accettare la sua antichità. Ricordiamoci come lo stesso era avvenuto per Göbekli Tepe.
Poi i fatti hanno dovuto rendere merito alle evidenze. Tutto questo ci porta a dover ampliare il nostro spettro visivo e considerare Gunung Padang e Giava come la parte meridionale di un'enorme terra allora emersa, chiamata Sunda o Sundaland, su cui ovviamente torneremo quanto prima, ed in cui i livelli dei mari erano più bassi di circa 120 metri, mentre questo subcontinente copriva un'area di circa 1.800.000 km quadrati di terre emerse, circa la dimensione degli Stati Uniti occidentali. Nonostante l'era glaciale, questi territori possedevano un clima più mite e temperato. Perché non pensare allora che gli uomini di quelle epoche e di quelle zone non possono aver provato a creare le prime forme di civilizzazione? Civiltà con diversi livelli di sviluppo hanno sempre coabitato una accanto all'altra, ieri come oggi. La civiltà avanzata che creò Gunung Padang possedeva le conoscenze per costruire una struttura mastodontica con blocchi di basalto colonnare, qualcosa di molto simile, per non dire uguale, che abbiamo già visto in una piccola isola del Pacifico, Nan Madol, a cui vi rimando per il video. Tutto questo ci porta a chiederci inoltre se esistano nel mare di Giava, così come in molte altre zone del pianeta, templi e strutture che attendano solo di essere scoperti. Personalmente credo fermamente di sì. Questa ricerca non è tanto un punto di arrivo, quanto un nuovo inizio che necessariamente deve o dovrà portare il mondo scientifico internazionale a dover considerare con nuovi occhi questo sito, ma anche e soprattutto a vedere con occhi scevri da dogmatismi, come sempre più prove ci dicono essere esistita prima di noi, una civiltà di cui abbiamo perso quasi ogni traccia.